Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare l'ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via al video progetto. Questo tutorial è molto facile, è alla portata di chiunque, soprattutto se avete poca esperienza. L'unica cosa che vi chiedo, fra poco vi darò un po' di indicazioni su come prendere le misure, così non vi troverete in difficoltà. Intanto vi faccio vedere l'occorrente. Avete bisogno dell'uncinetto 2,5, un paio di forbici e il metro. Per quanto riguarda il filato, è un fantastico, ma veramente fantastico filo di Scozia e parliamo del numero 5. In pratica è un 100% cotone a 100 grammi e sono 260 metri e si chiama Scottish sul sito di Filati Discount. La confezione in cui si presenta questo cotone è di 600 grammi, quindi di 6 gomitoli. Se volete un gomitolo singolo, quindi solo uno, dovete andare nella categoria dei fili di Scozia e prenderlo lì. Io sono veramente innamorata di questo filato, soprattutto perché crea dei cappi molto leggeri e con la torsione molto forte e molto evidente, soprattutto per chi ha poca esperienza con l'uncinetto, è fantastico da lavorare perché il filo non si apre proprio. E soprattutto per quello che andremo a fare noi, che tra poco vi farò vedere il progetto, è diciamo lo spessore più che giusto perché cresce abbastanza ma ha anche abbastanza finezza. Il gomitolo è questo, si presenta in questa maniera. Allora, per quanto riguarda l'utilizzo, si utilizza con uncinetto 1,5-2 e feri 2-2,5, però come vedete noi in questo caso andremo a utilizzare il 2,5 perché il capo da fare è una canotta, quindi deve risultare leggera su di noi, soprattutto per il periodo estivo. Prima di iniziare il progetto vi faccio una grafica veloce per prendere le misure. In pratica il progetto è questo, è un top, una canotta, decidete voi. Per quanto mi riguarda è una canotta perché superiamo i 50 cm, quindi siamo sui 50 cm. Il top io lo vedo sempre più corto. Comunque si parte da una riga di maglia alta, poi andremo a fare delle righe intermedie di quadratini, poi delle righe a maglia alta, quadratini e chiudiamo su le spalle con delle righe di maglia alta. Le misure adesso ve li do subito. Allora, prima di andare a iniziare a dividere per le maniche, qui io praticamente ho 31-30 cm. Se volete fare un top dovete fare un po' meno centimetri, ok? È normale che in base alle vostre necessità decidete voi se farne di più o di meno. Io ho messo anche 55-57 cm, quindi questa base qui traforata è quella che vi dà un po' più di altezza, quindi si sposta tutto in giù. Però fate conto che se io ho 31-30, la mia reale sarà questa, sarà sui 51 cm 50, perché io qui ho 20 cm per quanto riguarda la parte delle maniche. Se fossero 25 sarebbero comunque 45 cm, quindi sarebbe un top più corto. Io vi ho dato insomma diverse dimensioni. L'unica parte quindi dove si va a giocare un po' è questa parte dei quadratini, quindi questa qua. Se è di meno è un top, se è di più è una canotta o una maglia lunga. Poi c'è questa parte qui che diciamo è la parte più che copre di più, la parte del seno. Io l'ho studiato così questo progetto e finiamo con dei quadratini per la parte sopra il seno fino ad arrivare alle spalle. Poi io ho preso la circonferenza maggiore, ok, e ho aggiunto circa 3-5 cm. Decidete voi se sono 3 che sono di meno o 5 cm, perché questa canotta, questo top sta largo su di noi, non ci deve assolutamente stringere. Mi raccomando, qui notate sotto, di stare attente perché la parte con i quadratini rispetto alla parte con la maglia alta tende a stringere. Quindi quando andate a lavorare, se con uncinetto 2,5 vi risulta molto stretta questa parte, quindi queste catenelle, aumentate di mezzo numero. Questo è molto importante perché come vedete nella grafica vi deve scendere dritta. Sicuramente un po' si andrà in automatico a stringere perché sempre un punto traforato è molto più elastico rispetto a un punto pieno, questo sempre. Vi farò vedere come si arriva qui, quindi questa parte ve la riprendo, vi faccio un campione e vi faccio vedere come si crea, dopodiché ci occupiamo della parte in alto che è la parte diciamo più veloce. Quando arriveremo alla scolatura vi dirò questo passaggio, però intanto, visto che siamo qui a presentarlo, ve lo dico adesso. Dovete lasciare
circa 20-22 cm perché mi piace lo scollo a barca, però mi piace anche avere la libertà di girarmi, quindi non avere il lavoro fin sotto la gola che mi dà fastidio. Quindi io cosa farò? Andrò sulla parte dietro dritta e invece sulla parte davanti andrò a fare 1 o 2 righe che mi danno un po' di profondità, ma non troppe righe, perché mi piace, come ho detto prima, scollo a barca, però nulla vi vieta di farlo ancora più scolato, quindi andare a approfondire la scolatura. Questi sono gusti e non cambia niente nel progetto. Qui vedete che io riprendo perché non saranno delle maniche quindi a 90 sotto l'ascella, semplicemente essendo un lavoro largo noi andiamo a fare cuciture sulle spalle e lo vestiamo, quindi poi quando è finito ve lo farò vedere indossato e capirete meglio di cosa si tratta. Bene, prendiamo il filo e iniziamo subito il lavoro. La mia canota è divisa così: ho una riga di maglia alta, 15 di quadratini e 15 di maglia alta e arrivo fin sopra il seno. Dal di qua, appena finisco di fare il campione, vado a dividere per ricavare le maniche. Adesso io lo metto via e ci concentriamo sul come avviare il tutto e come fare. Prendete il filo, piegate per fare il nodino e andiamo a caricare delle catenelle. Attenzione a queste catenelle devono essere multiplo di 3 e soprattutto vi deve venire sopra la circonferenza più grande, che nel nostro caso, se fate un top, è il seno, oppure se fate una maglia un po' più lunga, una canota un po' più lunga, saranno magari i fianchi. Insomma, ognuna di noi è diversa. Intanto io vado a fare un po' di catenelle e ci ritroviamo alla fine. Io per il mio campione ho caricato 21 catenelle perché è giusto un campione, siccome il progetto originale l'avete visto prima. Tenete questa catenella, passatela tra le dita e tenetela sul davanti e andiamo a chiuderci qui sulla prima catenella fatta. Chiudete tutto con una maglia bassissima. Il numero delle vostre catenelle io non lo posso sapere e non conta neanche il numero delle mie catenelle, perché voi dovete seguire il metro in questa maniera, cioè voi fate una catenella lunga finché vi viene attorno, poi o comunque finché arrivate ai centimetri che desiderate, dopodiché le andate a contare e se manca una in più o una in meno, insomma la adeguate al multiplo di 3. Ora vediamo cosa si fa nella prima riga. Iniziamo la prima riga, prendete il filo e andate a fare 3 catenelle. In questo progetto è molto importante mantenere la stessa mano, cioè non andare a lavorare né più largo né più stretto. Adesso prendete la prossima catenella, entrate e andiamo a fare una maglia alta. Questa maglia alta si chiama anche maglia alta allungata perché ci sono comunque 3 passaggi senza dover caricare 2 volte, perché noi facciamo un passaggio nella prima asola, poi prendiamo il filo, facciamo un passaggio qui, quindi tra l'asola e il filo che era sull'uncinetto, e poi l'ultimo dove ci sono le ultime 2 asole. Questa maglia alta rispetto a quella normale, che adesso ve ne faccio una, che ci sono solo 2 passaggi, è più lunga e anche molto più come chiamarla, compatta, ecco, direi che è la parola giusta, non dico rigida ma compatta, e viene utilizzata molto soprattutto quando si lavorano dei punti a rette. Ecco perché ho deciso per questo progetto di utilizzare questo metodo, così ci prendiamo la mano. Quindi voi caricate una volta e scaricate 3, quindi un passaggio, 2 e l'ultimo, quindi 1, 2 e 3. Per la prima riga dovete fare questo lavoro fino ad arrivare qui che ci chiudiamo. Quando avete finito di lavorare tutti i punti, questa mi raccomando non è da lavorare perché la maglia è bassissima, andiamo a chiuderci sulla terza catenella fatta con una maglia bassissima. È normale che la vostra circonferenza è molto più grande del mio progettino, però voglio lavorare con dei progetti piccoli, così capite per bene e avete la grafica completa. Adesso ci alziamo con 1, 2, 3 catenelle, che è la nostra maglia alta, e altre 2 catenelle che sono catenelle di separazione, e abbiamo un totale di 5. Giriamo il lavoro, caricate,
saltate 1 e 2, nel terzo punto di base andiamo a fare una maglia altissima, come vi ho fatto vedere prima, quindi un passaggio, un secondo passaggio e un terzo, poi 2 catenelle di separazione caricate, 1 2 li saltiamo, nel terzo punto andiamo a fare una maglia altissima, 1 e 2 caricate, saltiamo 1 e 2, nel terzo punto andiamo a fare una maglia altissima. Quindi praticamente questa è la seconda riga, sono dei quadratini. Finiamo la riga facendo 2 catenelle e ci andiamo a chiudere su 1 2 terza catenella fatta all'inizio con una maglia bassissima. Ora ci alziamo sempre con 1 2 3 4 e 5 catenelle, quindi 3 maglie alte e 2 di separazione. Giriamo il lavoro perché noi lo andiamo a girare su ogni volta, soprattutto quando facciamo i quadratini. Invece per quanto riguarda maglia alta non c'è bisogno di girarlo. Andiamo a fare la maglia altissima, 1 2, poi andiamo a fare la maglia altissima, e la maglia altissima la si fa sulla maglia altissima di base, quindi vedete i quadratini vanno dritti, non andate in mezzo, andate sulla maglia alta. Io adesso finisco questa riga, ne faccio un'altra, poi andiamo a vedere come facciamo quella parte con le maglie altissime piene. Io faccio finta di aver finito questa parte di quadratini, che vi ricordo che sono 15 righe, e andiamo a iniziare questa parte qua. Forse avrei dovuto fare un esempio un po' più grande, sarebbe stato più comodo da lavorare, però è importante che voi capite i passaggi. Allora ci alziamo con 1 2 e 3 catenelle, caricate l'uncinetto, entrate nel quadratino e andiamo a fare una maglia alta per ogni catenella, quindi andremo a fare 2 maglie alte, poi carichiamo, andiamo a lavorare la maglia alta che formava insomma il quadratino, e continuiamo così per tutta la riga. In pratica facciamo le stesse maglie alte fatte nella prima riga come numero, non dovete né aumentare né diminuire. Vi faccio vedere come si chiude questa riga e come si apre la prossima. Intanto ci chiudiamo sulla terza catenella lavorata con una maglia bassissima. Ora rientrate con l'uncinetto lì, prendete il filo e vi troverete con 2 asole sull'uncinetto come per fare il punto basso, e lo facciamo. Prendete il filo, vedete ci sono 2 costine, questa e questa, voi prendete quella a sinistra e tirate fuori, ne fate un altro punto basso, poi un altro ancora, per un totale di 3. Questa maglia alta è molto più piena e nasconde molto bene la chiusura. Da adesso in poi per le prossime 15 righe andremo a lavorare normalmente in tondo, senza dover fare sempre di andata e di ritorno, perché non vi cambia niente. L'unica cosa nella parte dei quadratini cambia, perché dopo i quadratini non risultano più dritti ma bensì obliqui. Guardate, questa è la chiusura, si vede poco o niente, è questa qua, però vi posso assicurare che a un occhio meno esperto o in lontananza non si vede proprio. Io adesso metto via il mio campioncino, che veramente avrei dovuto caricare un po' più di catenelle, però è talmente facile questo progetto che non c'era necessità, e adesso vi faccio vedere come facciamo a dividere per le maniche. Sono andata a dividere il mio progetto a metà, quindi un marcapunti qua dove ho finito di lavorare, eccolo, e un marcapunti di là. Ora andiamo a fare la parte dietro. Io ho deciso di fare la parte dietro perché così la cucitura rimane sul dietro, non sul davanti. Che cosa ho fatto? Sono andata a dividere il lavoro e ho fatto i conteggi. Avevo 216 punti, quindi per la parte dietro lascerò 108, per il davanti saranno 108. Una cosa importante per chi ha tanto seno, quindi un seno molto abbondante, dove vi serve un po' più di centimetri sul davanti, ecco, vi consiglio di mettere un quadratino o 2 sul davanti, perché non vi cambia niente, semplicemente dopo il lavoro non vi tira
sotto il braccio e quindi sarebbe più comodo. Per chi ha le misure normali, diciamo, non state a guardare, rimanete esclusivamente a metà. Ora prendete il filo, io qua il marcapunti lo tolgo perché tanto so che qui mi devo fermare, semplicemente mi alzo con 3 catenelle, che è la mia maglia alta, e ne aggiungo altre 2 che sono quelle di divisione per poter fare i quadratini. In pratica adesso io devo fare il lavoro che ho fatto vedere prima sul campione, quindi questo è quello lavorato, poi conto 1 e 2, nel terzo punto di base vado a fare il mio quadratino. Questi 20 cm sono da concludere con una riga di maglie alte piene, quindi così, perché questo ci dà la giusta distanza sulle spalle, quindi a me mi piace. Ora avete fatto 2 catenelle, avete caricato, saltate 1 e 2 nel terzo punto di base, andate a fare una maglia alta, poi 1 e 2 caricate, 1 e 2 saltate, nel terzo punto di base andate a fare una maglia alta. Questo è da fare fino ad arrivare al marcapunti centrale dove ci fermiamo. Sono nella prossimità del marcapunti, ora vado a fare anche l'ultima maglia alta e mi fermo qua perché devo tornare indietro per finire tante righe della parte dietro. Io ho detto 20 cm, però se avete bisogno di 22-23 sta a voi decidere. Insomma, qua questo diciamo è un progetto molto ma molto personalizzabile. Ora torniamo indietro facendo cosa? Rientrando qui dove abbiamo fatto il punto basso, la maglia alta, scusate, facciamo un punto basso e 2 catenelle che sono la maglia alta, poi ne aggiungiamo altre 2 che sono le nostre catenelle di separazione. Caricate l'uncinetto e andate a fare la maglia alta su maglia alta. 1 2 caricate e andiamo così. Quindi io andrò a fare adesso delle righe di andata e di ritorno di quadratini per la parte dietro. Ho proseguito il lavoro, quindi ho fatto la parte dietro che sono praticamente 14 righe di quadratini e una di maglia alta, sono arrivata ai miei 20 cm. Per il davanti ho fatto un'altra cosa, ho fatto 13 righe di quadratini e poi ho diviso, ve la faccio vedere qua che è già finita questa parte. In pratica ho lasciato tra un marcapunti e un altro 22 cm, non sono andata a contare i quadratini, semplicemente ho preso i centimetri e dopodiché ho proseguito con una riga di quadratini che qua l'ho chiusa come vedete in diagonale perché così il girocollo è bello e non viene un quadrato, e ho finito con una riga di maglia alta normale. Poi ho fatto la cucitura che è questa qui e il lavoro è finito. Adesso andiamo a riprendere quest'altra parte insieme che ve la faccio vedere velocemente, dopodiché ci ritroveremo dove lo indosso il progetto. Prendete il filo già pronto e entrate qui dove c'è il marcapunti, proprio dove l'avete marcato. Entrate con l'uncinetto e andiamo a fare una maglia altissima formata da 4 catenelle che ci permetterà di dare al girocollo una forma un po' tondeggiante. Quindi entriamo, andiamo a fare una, prendiamo questo cappietto da questa parte, 2 3 e 4. Dopo il cappietto ve lo consiglio di nascondere con l'ago e filo, cioè prendete un ago e lo nascondete. A questo punto caricate l'uncinetto e andate a lavorare qui la maglia alta. In pratica abbiamo saltato il passaggio delle 2 catenelle, così facendo vedete si crea questa forma tondeggiante un po' a barca. Ora non dovete fare altro che finire di lavorare tutti i quadratini rimasti, quindi fate le 2 catenelle e andate a finire questi quadratini fino alla fine della riga. Finiamo questa riga con l'ultima maglia alta, quindi 1 2 qui entriamo e lo lavoriamo, e l'ultima riga proprio del lavoro sarà a maglia alta piena, non a quadratini, perché ci permette di dare
un po' più di tensione sulle spalle, quindi ci alziamo direttamente con punto basso 2 catenelle, entrate e andate a lavorare semplicemente delle maglie alte. È lo stesso metodo che abbiamo fatto quando abbiamo ripreso il lavoro dopo questa parte di quadratini. Ora io non vi faccio più vedere la cucitura perché è facilissima, semplicemente l'ho fatta a punto basso, scusate, qua l'ho fatto semplicemente a punto basso, e ci ritroviamo dove indosso il lavoro e così capite il modello come è venuto. Ecco finito il mio progetto. Come vi sembra? Allora, partiamo subito. Nulla vi vieta di farlo tutto a quadratini, quindi un po' più sbarazzino, ideale per l'estate, magari per le più giovani o magari per chi desidera indossare una canotta sotto. Oppure farlo tutto a maglia alta, quindi tutto proprio, o semplicemente limitarsi da qui a maglia alta e qui sopra a quadratini. Insomma, vi ho dato tante varianti. Lo so che questi suggerimenti magari mi mettono in ansia, però non vi preoccupate perché il procedimento è uguale, identico. Adesso ve lo ridico. Dovete decidere quello che dovete fare. Se dovete fare una canotta, un top come questo, che non è lunghissimo ma neanche cortissimo, allora dovete prendere la misura del seno come circonferenza e aggiungere circa 5 cm, dai 3 ai 5 cm, dipende dai vostri gusti quanto lo preferite largo. Al contrario, se volete che sia una canotta molto più lunga, ok? Allora vi consiglio di prendere la misura dei fianchi e anche di aggiungere i centimetri. Dopodiché poi prendete il metro, dopo aver fatto insomma una catenella lunga, e prendete i centimetri. Dopo aver preso i centimetri, se sono quelli giusti, vi fermate e andate a contare le catenelle. Devono essere un multiplo di 3. Chiudete a cerchio e iniziate il lavoro. A un certo punto, quando avete raggiunto l'altezza che desiderate, vi fermate e dovete dividere per andare a fare lo scollo delle maniche. 2 cuciture sulle spalle e il progetto è finito. Quindi veramente basico. Per quanto riguarda la scelta del filato, sta a voi decidere, ecco, fate quello che desiderate, però un fil di Scozia come questo è veramente bello. Potete diminuirlo ancora di più, quindi andare a un numero 8, però vi posso assicurare che una finezza, una leggerezza rara, ecco, diciamo da vedere. Sicuramente i tempi di lavorazione sono più lunghi, ma i risultati sono assolutamente migliori. Detto ciò, io sono contenta, spero insomma come al solito che vi piaccia. Questa volta non è un progetto difficile, mi raccomando, l'unica cosa, alla tensione dell'uncinetto, perché punti aperti, quindi un punto rette, è sempre molto più elastico rispetto a un punto chiuso come la maglia alta. Ok, c'è una piccola cosa che dovrei anticipare o dirvi. Allora, diciamo che questo è un progetto che non andrà da solo, cioè ci sarà un altro capo di abbigliamento con il quale lo andremo a indossare. Quindi per chi non si è iscritto o per chi è di passaggio sul mio canale, vi consiglio di iscriversi se riesce, e praticamente quando uscirà l'altro capo di abbigliamento avremo un twin set, quindi da indossare tutte quante. Bene, io vi mando un grosso abbraccio, ci vediamo al prossimo video progetto.